Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Allora, finalmente posso parlarvi anche io e farvi una recensione di L'ascesa di Horus, che è il libro che con Ala Nera abbiamo pubblicato per ultimo, che è andato a ruba quando eravamo a Torino in fiera. Una cosa incredibile, perché questo libro era già stato edito ed effettivamente pensavamo che non praticamente tutti l'avessero letto, perché è una pietra veramente miliare della Black Library, se non il vero libro per eccellenza della Black Library. Eppure incredibile, cioè la tiratura limitata in cartonata che vi faccio vedere tra poco è andata praticamente oltre le 700 copie, e poi avete sfondato tutto. Questo è sparito praticamente in 4-5 giorni, praticamente tra poco siamo in seconda ristampa. Quindi ragazzi, grazie mille di questo feedback, di questo bellissimo feedback proprio di ritorno, di entusiasmo pazzesco. E adesso, dopo la sigla, vi faccio vedere un pochino la differenza fra le due versioni. A tra poco. Allora ragazzi, innanzitutto un altro grazie per averci permesso di arrivare fino a qui, cioè alla sesta pubblicazione, se riuscite a tirare fuori L'ascesa di Horus, che è un libro importantissimo perché è una vera pietra miliare, l'Anchorstone della Black Library, per dirla in inglese. Come la prima versione ovviamente è quella in brossura, versione in brossura che praticamente è esattamente uguale a quello che avete, a cui siete abituati normalmente con le nostre versioni dei libri, ed è quindi morbida, in brossura, ha tutto in rilievo, ok, in giallo, sostanzialmente un giallo dorato, è lucido rispetto al satinato della copertina. Questo suono che sentite è la ruvidità della carta, ma quando voi provate ad aprirlo non si rovina. La carta è in pergamena come quella di Indomitus seconda ristampa, che vi è piaciuto un sacco dai feedback che abbiamo letto, ed è anche aumentato il font, che è rimasto quello di Sventragaul. Quindi da Sventragaul in poi abbiamo capito che le versioni in brossura sono perfette per voi in questo modo qui. Dall'altra parte finalmente siamo arrivati alla prima versione in limited edition, quindi un'edizione che è completamente limitata addirittura al pre-order, quindi siete sicuri che ne avete ordinate circa 700, sono 700 nel mondo in italiano, ok? Non ce ne saranno mai altre, non ci saranno ristampe, altrimenti non sarebbe limited. Avete fatto, perché devo dire che normalmente facciamo specialmente di questi in brossura, minimo arrivano a 1000 copie subito sugli ordini in questo periodo, e sono partite tutte quante subito, e in più sono partite altre 700 di cartonato. Quindi insomma, devo dire la verità, Horus si continua a piazzare in prima posizione. Questa è veramente, come vi dicevo, l'Anchorstone, e in questo caso abbiamo dato tutto quello che potevamo e che Black Library ci permetteva di dare. In poche parole, qui avete tutto in oro, completamente lucido e completamente in rilievo, sia avanti che dietro. La sovracopertina è stata tagliata apposta all'interno perché non ci fossero gli spigoli che andassero all'esterno, perché non si rovinasse praticamente una volta chiusa. Quindi questo è il gesto più da con questa attenzione ai particolari nei confronti del community del hobby. Sappiamo che sono romanzi particolari, maneggiati da persone
particolari, no scherzo ragazzi, maneggiati da persone che ovviamente come me sono attentissime a questo tipo di situazione, cioè al collezionismo, e quindi era giusto arrivare anche a questo. Se voi levate la sovracopertina vi trovate una bellissima illustrazione che è quella originale senza nessun tipo di scritta, in modo tale che una volta aperta voi avete l'illustrazione e soprattutto se la mettete di costa senza la sovracopertina un giorno avrete tutta la serie di 54 volumi finalmente in italiano, prima o poi ci arriveremo, tutti quanti fatti in questo modo qua, oppure ovviamente il numero 1, 2, 3, 4, 54. Ok ragazzi? Allora, l'ultima cosa da dire chiaramente per chi non avesse mai letto Horus, o meglio l'ascesa di Horus, che è il primo libro tradotto da noi appunto in italiano che introduce l'eresia di Horus, War Master dei tempi dell'anno 30.000, che tradisce l'imperatore per dei motivi che capirete all'interno della storia. Sostanzialmente ragazzi si sta parlando di una guerra fratricida, per cui in questi giorni sapete che è uscita anche la scatola meravigliosa che ha fatto Games Workshop ultima, che è proprio Warhammer di Horus Heresy, e diciamo che hanno fatto un lavoro stupendo e in questo caso era molto bella l'idea di uscire insieme con il primo in italiano, perché chiaramente da adesso continueranno a uscire i prossimi volumi, motivo per cui io potrò finalmente schiantare, dopo di questa ho dato quello che dovevo dare alla community in Italia, e al di là di questo insomma è molto bello poter seguire il background del gioco in contemporanea con le uscite in italiano. Quindi ragazzi direi che per il momento è tutto, ragazzi io vi ringrazio tantissimo, parto con il recap. Beh, se posso ragazzi, io devo dire grazie sul serio per il vostro contributo, specialmente con l'ascesa di Horus. È stato veramente un'emozione vedere quanti ne avete ordinati, quanti ne avete comprati, perché effettivamente per noi il primo era un po' un'incognita in quanto era già stato letto, già stato visto, eccetera, eccetera. Abbiamo dato tutto quello che potevamo e fuoco alle polveri per la versione in limited e spero che vi stia piacendo. Sono sicuro che stasera ce l'avete in mano quasi tutti e lo state già divorando, e quindi io vi ringrazio tantissimo, vi invito a continuare a seguire il sito principale per qualsiasi novità. Sappiate che abbiamo annunciato proprio oggi il figlio vendicatore, e quindi praticamente entro il 3 luglio ci sarà la possibilità poi dal 3 luglio in poi di iniziare con i pre-order anche lì. Vi ricordo che con i pre-order avete anche l'ebook, qualcuno mi ha scritto poi dell'ebook dopo, sappiate che l'ebook è o in vendita a parte tot settimane dopo l'uscita del pre-order e quindi l'uscita alla fine del libro, oppure durante il pre-order avete anche l'ebook, ok? Andate sotto nel link, avete sempre Immaterium che è il codice sconto se prendete più di una copia, e quindi sopra le 30 euro. Mi raccomando, avete tutte le cartucce per potervela giocare bene, ok ragazzi? Ci vediamo alla prossima puntata, ciao!